Buongiorno e benvenuti a tutti, io sono Dimitri Bellini e siete qua insieme a me sul canale Quadrata, il canale dedicato al mondo dell'open source e alla tecnologia in generale del mondo IT, che piace a me e spero che piaccia anche a voi. Questa settimana torniamo a parlare del nostro amico Zabbix con un nuovo tutorial dedicato agli item di tipo calcolato, ovvero quelli che vengono chiamati anche item calculated, ok? Quindi aiutiamoci con le mie fantastiche slide e cerchiamo di capire che cosa sono. Nel frattempo anche vi ricordo, iscrivetevi al canale, mettetemi un bel like se vi piace, grazie mille, mi aiutate. Cosa sono allora i calculated item? Sono degli item che ci permettono di tirare fuori nuove metriche senza doverle collezionare direttamente dal dispositivo. Ma come facciamo? Utilizziamo quelle che sono già presenti all'interno del database e che sono state già collezionate con gli item classici, tra virgolette. Cosa sono gli item? Perché magari qualcuno se l'è dimenticato. Sono le metriche, quindi i valori che noi vogliamo raccogliere sui nostri host o sui nostri dispositivi in generale su Zabbix, ok? Quindi normalmente abbiamo delle metriche che provengono dagli Zabbix Agent o dall'SNMP. Queste metriche vanno dentro nel database come sotto forma di numeri, perché in questo caso si parla di numeri perché dobbiamo calcolarli, e poi tramite questo calculated item andiamo a eseguire dei calcoli che ci permettono di estrapolare delle nuove informazioni, ok? Quindi è molto utile in tanti campi, dal campo più semplice alle cose un pochino più esoteriche, come andremo a vedere. Quindi cosa vi servono? Chiaramente vi servono dei valori collezionati con altri item, ok? E poi successivamente andiamo solo a rileggerli con le nostre calculated item. Di calculated item ad oggi nella 6.4 abbiamo due tipologie. Quello tradizionale, calculated item, che ha un'accezione più classica, il calcolo matematico, oppure anche item di aggregazione. Una volta erano divisi in due item ben specifici, da una certa release di Zabbix adesso avete solo più il calculated item, ok? Quindi una unica tipologia di item che ci permette di assolvere queste due funzionalità. Chiaramente la sintassi ricorda molto quella dei trigger, quindi abbiamo una funzione e poi la coordinata del nostro host e la chiave che vogliamo utilizzare, quindi la chiave sarebbe la metrica che vogliamo prendere in considerazione con gli eventuali parametri, che dipende dai casi, ok? Attenzione che il calculated item può andare in uno stato di unsupported, quindi non funziona, in queste situazioni qua. Quindi quando non è trovato l'item di riferimento, giustamente se non funziona, oppure l'item di riferimento è disabilitato, o l'host su cui abbiamo attivato questo item è disabilitato, oppure se non è supportato. E poi ci sono altre situazioni, no? Divisioni per zero, la sintassi non è corretta, eccetera. Altra cosa importante da tenere in considerazione è che chiaramente tutti questi item sono eseguiti calcolati direttamente dal nostro Zabbix server, ok? Quindi non c'entrano i proxy né l'host su cui abbiamo installato lo Zabbix Agent. Tutti i calcoli vengono eseguiti direttamente dallo Zabbix server prendendo i dati dal database, ok? Quali possono essere le funzioni? Le funzioni quelle più semplici che avete magari già visto quando avete creato dei trigger sono proprio le stesse, perché appunto tutte le funzioni che possiamo utilizzare nei trigger le possiamo utilizzare anche nell'item calculated. Quindi per esempio la media, il valore massimo, il valore minimo, la somma e ce ne sono tante altre, ok? Attenzione però ad esempio che le for each function sono solo utilizzabili nell'ambito dei aggregate item e quindi non utilizzabili all'interno dei trigger. Poi andremo a vederle meglio, ok?
Sappiate che chiaramente qua nella documentazione ufficiale di Zabbix avete poi tutto il dettaglio. Come vedete nelle ultime versioni di Zabbix ci sono veramente tantissime funzioni, ok? Anche alcune un po' esoteriche, un po' particolari e magari non facilissime da capire immediatamente. Però ce ne sono veramente tante ad oggi, utili in vari campi. Altra cosa, anzi scusate, esempi pratici di calculated item molto semplici sono proprio queste qua. Per esempio, come faccio a calcolarmi la percentuale di spazio disco libero? È facile se noi partiamo da due item che sono la dimensione anzi scusate, lo spazio libero del nostro file system, quindi questo item qua rappresenta lo spazio libero, diviso l'ultimo valore che abbiamo di spazio del file system totale e lo moltiplichiamo poi per 100, ok? Quindi questo qua è un calculated item abbastanza semplice che utilizza due item per ottenere la percentuale di spazio disco disponibile. Un altro calcolo abbastanza facile è la somma del traffico in ingresso, quindi native in, e del traffico in uscita, native out, di una specifica interfaccia. Quindi due item le andiamo a sommare per ottenere la banda totale. Un qualcosa di un pochino più complesso, lo vediamo qua sotto, sì, decisamente più complesso. Qua andiamo invece a calcolare la percentuale di traffico in ingresso, ok? Non è stratosfericamente più difficile, però subentrano più calcoli da fare. Vedete qua abbiamo native in ingresso, di nuovo native in e poi native out, quindi l'ingresso e l'uscita divisi e moltiplicati, eccetera, eccetera, per avere la percentuale di traffico. Questo è un esempio, tanto per farvi vedere che potete utilizzare un po' come vi pare gli item di Zabbix che sono stati già collezionati all'interno di questo item di tipo calcolato. Okay? Ci sono tanti altri esempi sempre nella documentazione ufficiale, quindi vi conviene darci un'occhiata se avete dubbi o perplessità, perché è sempre utile. Andiamo avanti, vediamo la parte di aggregated item, quindi quelli sono un pochino più complessi perché subentrano delle cose in più, no, nel calcolo. Quindi gli aggregated item o aggregated calculation sono degli item che ci permettono di andare a operare su un insieme di valori raggruppati per un qualcosa, e adesso poi andremo a vedere cosa vuol dire questo qualcosa. Qua la sintassi è leggermente diversa, perché qui abbiamo una funzione di aggregazione, poi una funzione che va a recuperare il valore che ci interessa recuperare, ok? Quindi un esempio con la for each, e quindi qua vediamo aggregate function, for each function, quindi per ogni valore che possiamo avere all'interno di questo item key per tutti gli host che appartengono all'host group che si chiama host group, ok? Magari si capisce un po' meglio dopo, però già vi fa capire la potenza. Qua abbiamo un altro esempio, questo magari è più semplice da capire al volo. Come notate, all'interno di questo item specifico che aggrega, possiamo utilizzare delle wildcard, ok? E questo è molto utile, avere delle wildcard, perché io magari ho un insieme ho più interfacce di rete sullo stesso host e io voglio sommare il traffico in ingresso globale, perché magari ho ETH0, ETH1, ETH2, eccetera. Mi piacerebbe avere invece la somma di tutto il traffico di rete che proviene da questo host, e quindi sfruttando l'asterisco nei parametri possiamo andare a risolvere questo problema. Oppure vogliamo sommare tutto il traffico di un insieme di host in cui abbiamo questa metrica specifica
delle TH0, ok? Quindi anche qua usiamo la wildcard anziché nei parametri dell'item key nell'host name, ok? Quindi questo è molto utile. La funzione aggregate più semplice la vediamo qua, e per esempio l'average, quindi la media di un valore host, quindi di un valore su un host specifico, ci permette di avere la media, non so, della metrica del CPU dell'ultima ora, ok? Una cosa abbastanza semplice. Un'altra cosa che magari potrebbe essere utile in alcuni campi è di nuovo, sappiate che qua potete mettere quello che volete, average, massimo, eccetera, ci sono tutte le varie funzioni, però qua è un pochino diversa perché qui andiamo a prendere i valori dell'ultima ora, ma di quando? Di adesso meno un giorno fa, ok? Quindi torna indietro, quindi un time shifting di un giorno rispetto al momento di adesso. Quindi questo qua serve più che altro per fare delle comparazioni magari con il valore reale in questo momento con il valore di una settimana fa, scusate, di un giorno fa. Qualcosa di più complicato l'abbiamo visto prima, appunto, con l'utilizzo delle for each. Quindi in questo caso andiamo a contare, ok, il numero di item di tipo netifin che ci sono all'interno di un gruppo di host, ok? Quindi qua non abbiamo specificato l'host e quindi andremo a calcolare, quindi doppia wildcard, poi magari è utile o meno questa tipologia di item count e di calculated item, è da capire, però solo per farvi capire cosa si può fare. Quindi qua io vado a calcolare il numero, quindi gli oggetti che ci sono che hanno questo item key, ok? Sfruttando la funzione count. Oppure qui abbiamo la media del carico della CPU, come vedete qui, quindi vado a dirgli dammi l'ultimo valore per ogni host che ha questa item key, system CPU load, per il gruppo, per l'host group server A e che ha tag service prod. Quindi questo è molto interessante perché qui possiamo andare a sommare, in questo caso a fare la media, degli ultimi valori di CPU per tutto uno sgroup e anche che abbia uno specifico tag. Ok, quindi è molto comoda questa funzione per andare a analizzare dei gruppi di host o anche applicativi, eccetera, che appartengono a un tag ben specifico. Ok, quindi molto interessante questa funzione. Sempre il disclaimer, guardate sempre se non funziona qualcosa, perché qualcosa non funzionerà mai. Guardate sempre i log dello Zabbix server, in questo caso, perché potrebbero esservi utili. Guardate bene la documentazione ufficiale del sito di Zabbix e poi andate a verificare che non abbiate fatto sempre qualche erroruccio, perché sbagliare è facile, mettere una virgola in più o cambiare l'item key con qualcosa, no? Perché tanto che dovete scriverlo a mano vi potete confondere tranquillamente. Andiamo a vedere però un caso reale. Questa è la documentazione ufficiale del sito di Zabbix, no? Per i calculated item, gli aggregated item e le funzioni supportate. Qua io mi sono creato degli host che rappresentano un insieme di host finti, ok? Con un item che proviene da un template che alla fine è solo un item di tipo trapper che riceve un valore, questo valore viene ripetuto su tutti gli altri host, quindi se io vado a vedere qua mi apro anche i latest data su il gruppo degli host che ho creato, mettiamolo, ops, qui ho messo il nome, no, qui, ok, YouTube, e cerchiamolo qua, item, item value, se non sbaglio, giustamente l'ho sbagliato, eccolo qua. Vedete che ha ricevuto un valore che è 10.
Poi ho creato un host che rappresenta l'aggregato di questi valori qui, che al suo interno contiene due item. Uno è l'item di tipo aggregato e l'altro è l'item di tipo calcolato banale. Andiamo a vederlo. Qua vedete che vado a fare la funzione last, quindi gli chiedo l'ultimo valore per l'host 2 per l'item item value. E qua la stessa cosa, ultimo valore per l'host 3, sempre per l'item value, e qua l'ultimo valore per l'host 4 item value. Quindi qua è facile, se io faccio un test, vedete che mi andrà a dire 30. Perché? Perché ci sono 3 host, 10, 10, 10, 30. Quindi è abbastanza semplice la funzione. Però quello che notate è che ho dovuto scriverla a mano e introdurre a mano tutti gli host e gli item che fanno parte di questo calcolo. Quindi se io ho un ambiente dinamico dove gli item crescono, gli host crescono dinamicamente, potrebbe diventare un problema, perché questo qui è tutto scritto a mano. Quindi l'item aggregato invece ci dà una flessibilità notevole. La funzione, come vedete, è un pochino più complessa, però io qua gli sto dicendo per ogni host, quindi asterisco, cerca l'item value e prendimi solo gli host che fanno parte dell'host group YouTube e che hanno tag YouTube yes, ok? Quindi in questo modo ho creato un dinamismo mostruoso, perché a sto punto adesso se faccio un test mi dà 30, ma se io da console gli lancio uno Zabbix Sender e vado ad alterare il valore, ci metto 30 su uno di questi host, guardate qua cosa succede nel browser facendo un altro test, tac, 50. Perché? Perché chiaramente qui diventa tutto più dinamico. Se anche creo un nuovo host e assegno il template, proviamo a farlo, tanto sono qua, faccio velocemente, creo da questo qui, mi prendo, lo clono e lo chiamo 5, add, e poi ci mando un valore a questo host 5, gli mando 30, andiamo a vedere qua come è variato. Vedete c'è un host 5 col valore 30, quindi qua il calcolo sono 60-80 completi, e se io vado a vedere adesso il mio host aggregato, torno qua indietro, guardate qua l'effetto qual è. Nella somma chiaramente ho solo 3 membri e quindi sarà di nuovo 50. Perché? Perché appunto ho solo 3 membri, perché l'ho scritti a mano. Se io invece uso l'aggregate, guardate, in automatico è diventato 80. Perché? Perché lui in automatico, sfruttando queste informazioni qui, lo sgroup e il tag, va a prendermi tutti i valori di tutti gli host che hanno questi prerequisiti. Quindi capite che diventa molto semplice e dinamico l'utilizzo di questa funzione all'interno dei calculated item. Detto ciò, ragazzi, non è tutto quello che si può dire a riguardo dei calculated item, però è già un punto importante per iniziare a utilizzarli, sapendo le due differenze e i vantaggi che hanno una e l'altra, ok? Uno è un pochino più semplice, ma l'altro, quindi la funzione aggregate item con le wildcard e l'utilizzo anche dei filtri per tag o host group, ci dà una flessibilità veramente mostruosa e ci possiamo inventare tante belle cose. Detto ciò, vi ringrazio per aver visto anche questo video, ricordatevi di mettermi un bel like e di iscrivervi magari al canale Zabbix Italia, dove siamo già in tanti, ma chiaramente magari voi non lo sapevate e quindi potete iscrivervi domani o anche adesso. Vi ricordo che venerdì c'è il primo meeting Zabbix a Milano e giovedì ce n'è un altro a Roma. Quindi vi aspettiamo, iscrivetevi tramite il sito web ufficiale Zabbix a questi eventi, siamo già in tanti, ma magari mancate voi.
Detto questo, ci vediamo la prossima settimana. Un salutone da Dimitri e provate Zabbix. Ciao a tutti.